Ragazzacci, buona giornata. Allora, oggi sbarbatina speciale. Come potrete vedere dalla seconda camera, penso di sì. Oggi usiamo Mastrolivi, tanta roba. Finalmente lo provo, mi è arrivato dall'Italia. Questo è il grifetto, è firmato da Mastrolivi. Mi hanno tutti detto che è un rasoio un pochino particolare, cioè che il tipo d'acciaio, il tipo di affilatura che usano questi rasoi sono un pochino fuori dal comune. Come sapete, tanto vado guardando un po' le cose, se no non ci ho posto. E questi vanno usati con la sua coramella. Un po' di posto, scusate. Questi vanno usati con la sua caramella, che viene il lato pasta, che serve per mantenere vivo il filo del rasoio, e il lato cuoio. Mi è stato consigliato di, sul lato cuoio, mettere un pezzettino di legno sotto per mantenere il cuoio bello tirato alla ora di scoramellare il rasoio. Allora, seguiamo il consiglio e diamo una scoramellatina al rasoio. Mi hanno detto non lo mettere il lato pasta verde, provano la prima sbarbata solo una scoramellatina, che il rasoio ha fatto il viaggio dall'Italia agli Stati Uniti e poi al Venezuela. Diamogli un pochino scoramellate, così con la tavolozza sotto non ci dovrebbe essere problemi di stondare il filo. Io penso che potrebbe andare, poi dopo si farà prove a microscopio e altre prove. Oggi lo proviamo come mi è stato detto. Allora chiudiamolo, se no corriamo il rischio di tagliarci. Allora ragazzi, saponcino di oggi che utilizzerò su richiesta di un amico è Axe Ficus Carica. Questo ragazzi è, secondo il produttore, qui c'è l'intensità della profumazione, dovrebbe essere abbastanza alta, note di fico, foglia di fico e albero di fico, mi sembra, da quello che posso tradurre del mio inglese. Questa è la formula base della birra Guinness e dovrebbe avere il tallo, sì, beef tallo. Allora ragazzi, io vi sono onesto, vedete che l'ho già usato una volta. Allora, il sapone va bene come meccanica, però non so, a me mi è arrivato con un forte odore, è come se fosse del grasso, che veramente dava noia. Ora, io sono un 3-4 giorni che l'ho lasciato aperto e vi sono onesto, quell'odore forte a grasso che ci sentivo è andato abbastanza via, si sente pochissimo ormai lasciato così aperto, però onestamente non sento profumazione nel sapone. Ora proviamo a montarlo. La prima volta che l'ho usato era appena aperto, era fortissimo l'odore, dava anche un pochino noia. Vediamo ora come va. Dopo che è stato, insomma, credo un 3-4 giorni aperto, ha preso anche parecchio, mamma mia quante ne ho preso di sapone stamattina parlando, vabbè. Vediamo un pochino come va. Più che tanto la profumazione, perché vi dico, come meccanica il sapone veramente va benissimo. Il problema è la profumazione, cioè questo odore a grasso mi ricorda queste creme che a volte si comprano, che sono molto grasse, specialmente queste norvegesi. Veramente a me non mi è piaciuto per niente, onestamente. Anzi, io direi, non capisco come mai il produttore si è messo a fare questo lavoro così
mettere fuori un prodotto. Provo a attaccare il microfono esterno, ragazzi, che me ne ero dimenticato di attaccarlo completamente, così mi dite anche se sentite differenza nell'audio con il microfono ora funzionando. Non capisco come mai mettono in vendita un sapone che sa così di grasso. Ora l'ho sciolto, forse un pochino di figo ha preso, vediamo, speriamo come lavora. Allora, pennellino di oggi usiamo un'altra eccellenza italiana. Questo è un piccolo Voigt ICOP e questo è Best Budget tipo fan, tutto lavorato in legno, bellissimo ragazzi, non so se si vedono le striature del legno, veramente bello. Allora andiamo in montaggio. Scusate, prima di fare questo prendo un pochino del prebarba del caccamo e diamo una morbidatina alla barbaccia di 2 giorni. Tanto il sapone, ragazzi, ve lo dico, è fantastico, come meccanica è fantastico. L'unica cosa che ha è, vi dico, questa profumazione che aveva, specialmente dal nuovo. Ora vi dico, aperto l'apprezza parecchio, si sente meno questo odore di grasso, quasi sparito. E si incomincia a sentire, sento, perché mi arriva l'odore del sapone montato, una nota verde, probabilmente la foglia di fico è quella che sto sentendo più che il fico. Però vi dico, la prima volta che l'ho usato onestamente sapeva solo di grasso. Oggi vorrà moltissima acqua perché ho preso molto sapone. Sembra che incomincia a montare già. Come meccanica vi dico, ragazzi, è eccezionale il sapone. Andiamo, cominciamo in faccia. Quando c'ho questo gruffolo, ragazzi, che mi dà una noia. È rimasto sotto pelle, non viene fuori, no? Un pochino più piano col pennello per sporcarci un po' meno. Allora, il ciuffo del pennello, ragazzi, ha un backbone impressionante. Sfido a trovare un'altra marca di ciuffi in tasso che abbia un backbone come hanno questi Voigt ICOP. Allora, il sapone, vedete che fa come un yogurt, schiuma fantastica, mi piace tantissimo. Allora, vi dico, l'odore a grasso dopo 3-4 giorni che il barattolo è stato aperto, mi sembra che sta andando via completamente. Già quasi non ce lo sento. Sta prendendo leggera nota verde il sapone. Che più che a fico, forse a foglia di fico. Ho sentito un altro amico che ce l'ha, che mi ha chiesto di usare questo sapone, anche il suo mi ha detto che aveva questa profumazione forte. Io pensavo che era il mio, che aveva preso caldo in viaggio, ma mi ha detto lui che anche il suo c'era. Comunque vi dico, ora aperto l'ha perso abbastanza, La profumazione si incomincia a sentire del sapone. Vi volevo far vedere, guardate, è l'orologino, che spettacolo, è il fondo, vedo con lo stemma del gruppo, questo grazie all'avvocato Pisapia. Allora ragazzi, lasciamo un attimino le mani e vediamo se riusciamo a non farci del male con il grifetto oggi. Cominciamo piano piano, sentiamo come taglia.
Allora, tutti mi hanno detto che il taglio del grifo è un taglio un po' più crudo rispetto a altri mano libera, perché questo è un acciaio studiato per essere affilato, sapete, vero? Solo con la pasta verde. Comunque sento che va veramente bene. Guarda, durissima. Però sento che il rasoio tagliare me la sta tagliando bene. Magari avrei dovuto, vedete che tagliare taglia benissimo il rasoio, magari avrei dovuto fare il sapone un pochino più liquido, che scorresse un pochino più la lama. Ora nel secondo passaggio ci mettiamo un pochino più di acqua. Comunque ragazzi, il rasoio taglia benissimo. Però sì, è un taglio un pochino più crudo. Rispetto per esempio a un rasoio affilato su certe pietre. Però è un taglio che mi risulta piacevole, nonostante non sia un taglio così laser.
vedete che la sua taglia ragazzi, vado piano perché sapete io con mano libera poca esperienza, perciò per evitarmi danni vado piano. Allora andiamo bello liscio già con la primo passaggio. Mi spiegavano che questo è un tipo di affilatura che tende a alzare il pelo per tagliarlo più in profondità. Mettiamo un pochino più di acqua, qui forse ho fatto anche il sapone un pochino troppo secco nel primo passaggio. Andiamo di traverso. Ah sì, ottimo, Considerate che io sono un manualiberista della domenica, qui per fare il traverso per me è impossibile, zona baffi, devo prenderlo di qua via. Ottimo, 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 ottimo. Togliamo un pochino più di pelo qua sotto la gola con un altro passaggino così.
e poi facciamo appena un pochino di, mi sono sporcato tutta la maglietta, facciamo appena un pochino di traverso sotto la gola. Anche se vi sono onesto ragazzi, non dovrei farlo, perché già così, per la mia tecnica di mano libera, vado più che bene. sentite che sono abbastanza liscio. Comunque diamo un tocchettino. Allora, il sapone aiutato naturalmente anche un pochino dal prebarba di Caccamo, che è fotonico, lavora veramente bene. La profumazione, vi dico ragazzi, ora così aperto un pochino ha migliorato, comunque si sente poco la profumazione a fico, non so, mi ha deluso un po' questo Axe. Ne ho un altro vegetale e la profumazione si sente molto bene in questo, insomma. Allora, molto bene in contropelo il rasoio, veramente mi sta piacendo come mi sta facendo il contropelo. E se avete questo sapone o altri di questi qui con la base di birra e talo, scrivetemelo se anche i vostri ci sentite questo odore a grasso. E qualche cosa fate la prova a lasciarlo aperto qualche giorno per vedere se sentite anche voi come ho sentito io in questo. Che questo odore a grasso è andato via parecchio. Qui il brufolo, vedete? Allora ragazzi, per la mia pochissima tecnica di mano libera, io vi dico la verità, sono contentissimo così. Non cerco più niente perché se no finisce che mi irrito e non ha senso dopo una bella sbarbata come questa. Dopo una bella sbarbata così non ha senso irritarsi. Una sciacquatina al grifo, lo asciughiamo bene e mettiamo di l'acqua e il lavandino. Guardate, bella sbarbatina ragazzi, mettiamo un pochino di acqua e diamo una botticina, sono bello liscio ragazzi, mamma mia. È vero che questo rasoio riesce ad andare molto in profondità. No, vi dico, aperto ragazzi, sta incominciando a prendere, mamma quanto pelo, sta incominciando a prendere il sapone e un po' di profumazione. Se avessi fatto la prova del sapone la prima volta che l'ho usato avrei parlato malissimo come profumazione, però così aperto
si sta recuperando il sapone. Ora lo lascio aperto un'altra settimana, vediamo se gli va via completamente l'odore e viene fuori la profumazione. Comunque montato migliora molto rispetto al profumo in barattolo. Allora ragazzi, solo qui in questa zona bassa sì, sto sentendo un pochino di bruciore dell'allume, ma mi sono un pochino sono andato un po' troppo, forse troppi passaggi qui sotto. Il resto della faccia la sento eccezionale, come se non mi fossi fatto la barba. Ottimo. E mi sembra che parte qui sotto un pochino. Comunque mi sembra che non mi sono nemmeno sgranato, non mi sono fatto punti rossi, non mi sono fatto niente. Direi ottimo. Sì, la sensazione di taglio è una sensazione che si sente come che il rasoio tira sul pelo per tagliarlo, cosa che magari non si sente con altri rasoi. Però onestamente ho fatto una sbarbata profondissima, ragazzi. Non ricordo con altri rasoi di aver fatto una sbarbata così profonda con il mano libera. Sono liscissimo, ragazzi. Allora mi sciacquo. Anche sotto il collo sono liscissimo. Un'asciugatina qui al lavandino, se mi bagno tutto. Allora, fantastico. Appena, ma ragazzi, io penso che nemmeno l'R41 mi lascia così, anche zona branchie. Eccezionale. Che piallata, ragazzi, che piallata. Poi non mi sono fatto nemmeno un red point, Anche qui dove c'ho questo grufolo al letto che ha fatto una palla, mi sembra che sta prendendo fuori una cheriva. Non me l'ha tagliato. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Allora, la pelle ce l'ho fantastica. Fra il prebarba di càccamo e questo sapone, la pelle è fantastica. Ho una pelle elastica da morire, nonostante insomma l'abbia torturata un po' con le mano libera, la lama così completa passandomela in faccia. Ora con un pochino di carta igienica lo asciugo ben bene, poi lo metto sopra un asciugamano così finisce di asciugarsi. Allora ragazzi, il rasoio, poi me lo metterò anche di carta igienica. Questo è il santo rotolo, che ci aiuta nel bagno. Fa tutto il santo rotolo, da asciugare ai rasoi anche a funziona come emostatico in caso di taglietti. Mettete un pezzettino di carta igienica, ragazzi, e vi ferma la sangue. Santo rotolo fa tutto. Allora, grifo, ragazzi, sicuramente promosso. È un rasoio che non ha una affilatura, almeno stamani quello che ho sentito, non è una affilatura laser. Però ragazzi è una bella affilatura, è un'affilatura che, mamma mia, cioè qui siamo a livelli di DE e non è facile con una mano libera, specialmente io con poca tecnica, arrivare a una sbarbata così profonda su me stesso. Sono impressionato, ragazzi, mamma mia, la base che è difficilissima per me con mano libera, eccezionale, ragazzi, anche il collo, fantastico, fantastico. Allora, come l'aftershave, non vi ho messo, se lo volete vedere, vediamo, aspettate, non vi ho messo l'inci del sapone, spero che come riflette si veda. Come l'aftershave di loro non è alcolico, qui c'è, spero che la camera stia inquadrando, aloe vera, estratto di, non so di che, calendula,
fiori, rose. Non c'ha alcol, mi sembra. Non vedo da nessuna parte scritto alcol, no, non ha alcol. Allora, a me mi piace darmi una botta alcolica, ragazzi. E uso questo after americano, questo è un toner, un tonico rivitalizzante. Questo non ha nessun odore, però dà una botta alcolica pazzesca. Così sentiamo un po' come va la botta alcolica. Allora, scusate, puro alcol. Allora, appena sento un pochino di bruciare qui la parte bassa del collo e un puntino qui, appena zona baffi. Il resto della faccia ho messo l'alcol, ragazzi, è come se avessi messo acqua fresca. Vedete che qui un pochino mi sono arrossato, ma è perché è la zona difficile mia e ho ripassato come 4 volte il rasoio. Però fantastico, ragazzi, mi sento la pelle eccezionale. Allora, mettiamoci una botta di ficus carica, vediamo se almeno nell'after si sente la profumazione. Ho un tappino. Questo è troppo. No, non sa di niente, ragazzi. Non ci sento nessuna profumazione, non so se dovrà asciugare un po', magari poi viene fuori la profumazione, ma no, così al momento, ragazzi, non lo so, non mi sta convincendo. La profumazione di questo sapone a me non mi ha detto nulla, mi aspettavo tutta un'altra cosa, perché ripeto, ne ho uno di loro vegetale e la profumazione è fantastica, però questo, anzi, scusate, a me la profumazione non mi è piaciuta. Come sapone è eccezionale. L'after, vabbè, non è alcolico, a me piacciono gli alcolici, però per quello non sarebbe un problema. Allora, sto sentendo la pelle un pochino appiccicosa, però probabilmente deve finire di asciugare. Vediamo se lo aiutiamo a asciugare per vedere come viene l'effetto dell'after e se tira fuori un po' di profumazione. Allora, sento un effetto fresco in faccia, ma non è dato sicuramente dall'after di loro, ma è dato da questo, che questo ha del mentolo, l'effetto fresco. Non credo che sia qui, perché qui non vedo che ci sia mentolo. Allora, la pelle è eccezionale. Sento un leggerissimo effetto appiccicoso, ma probabilmente sparirà in qualche minuto dopo che finisce di seccare bene l'after. Però la pelle veramente ce l'ho fantastica. L'unica è la profumazione. Vi dico, a me la profumazione di questo non mi ha convinto per niente. Per il resto, ragazzi, sbarbatina ottima. Anche questo rossore che ho qui, in una decina di minuti mi sparisce sempre, me lo fa quando faccio mano libera e tratto di togliere quei peli là sotto. Il grifo mi è piaciuto, vi dico, è sensazione diversa da altri rasoi, però ragazzi, la profondità di taglio pazzesca. Io non ricordo rasoi che mi abbiano dato profondità di taglio più di così, ma forse anche a raggiungere la stessa profondità è difficile. È eccezionale, veramente, ottimo. Va bene, ragazzi, allora per oggi è tutto. Ora montiamo il video, vediamo come va il nuovo microfono e avanti sempre. Ci vediamo alla prossima.